Sì, la cosa molto interessante è che mio padre praticamente fece fare in quell'epoca lì una casa moderna, una casa che è stata fatta con grande amore e con grande cosa, perché tu devi pensare che ad esempio tutti gli artigiani che hanno lavorato qui in questa casa erano tutti scelti in modo particolare, non era mica un'impresa, capito, così, c'erano proprio delle persone. Poi basta vedere solo come è fatto il muro di pietra Hai anche capito? Cioè, all'esterno. vedi anche il posizionamento di tutti i sassi, no? Capisci? Senz'altro straordinario. Sì, io penso che in effetti abbia avuto anche appena è stata fatta la casa, ci sono state varie persone che l'abbiano vista come una casa avveniristica. Mi diceva mia madre che quando ho deciso di costruire questa casa qui, c'era proprio Clara Agnelli e Fürstenberg che venivano spessissimo a vedere come andavano avanti i lavori, si occupavano, volevano vedere come veniva questa nuova casa, capisci? Gli interessava vedere questa nuova, era una casa per Cortina importante. Beh, anche bravi a scoprire Gellner perché questa è uno dei primi edifici che costruisce. Sì, sì, Perché sì, nel sì, 49 sì, 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 lui sì, aveva sì. fatto a Cortina solo degli arredamenti. Sì, 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 sì. Quindi Sì, è sì, infatti, la infatti. prima casa forse che lui fa. Lui ha una conoscenza molto approfondita della costruzione di montagna, hai capito? Dell'architettura, diciamo, Lui si era documentato spontanea, bene. hai capito? Si era documentato benissimo, hai capito? C'è quel quaderno di disegni che lui ha fatto nel 43, Sì, dove ha preso a penna tutte le case sì, alpezzane e si vede che quello gli è servito poi per fare Casa Menardi, perché l'ha sì, collocata nella sì. stessa maniera sul pendio, c'è la parte rustica dietro dove c'è il Chiaro, garage. chiaro, chiaro. Ma poi io trovo anche le case della Pusteria, Anche capisci? sì. Lui le ha visitate tutte. Sicuramente è andato a destra e a sinistra e le ha visitate tutte quante, capisci? Perché sennò certi determinati particolari, se lui non vedeva quelle case lì, non l'avrebbe potuta fare. Anche perché lui veniva da Capito? Abbazia, quindi dal Sì, mare, sì, sì. questo ambiente di montagna Sì, lui sì, non lo infatti, conosceva. infatti. Sì, infatti, infatti. Però una casa si diceva che è ambientata nel paesaggio, che Sì, nasceva su una situazione la ambientale. cosa, come dicevo prima, la casa è stata fatta in funzione del paesaggio circostante. C'era la collina che divideva C'era la con collina che l'albergo. divideva con l'albergo non lo vedevi, c'era la collina e gli alberi, no? Per cui l'albergo non si vedeva. La strada dietro non era una strada, ma era un sentiero di ghiaia, hai capito? Io mi ricordo che da piccolo andavamo in bicicletta avanti e indietro, non c'era, non trovavi nessuno. E poi dopo successivamente che è diventata una strada, adesso è diventata una strada di collegamento spaventoso, capisci? Cioè, se Gellner avesse immaginato che cosa che diventava una strada cosa, non avrebbe mai costruito la casa con queste vetrate, mai, mai. Perché sei praticamente in piazza adesso, no? Sì. Con una strada. Sì, sì, cioè, è assurdo quello che è stato. Vabbè, sai, purtroppo cioè, tutto cambia e tutto si modifica, però diciamo sono determinate situazioni che cambiano completamente il paesaggio, la cosa, il modo in cui la casa è stata concepita e tutto quanto, Però insomma. la vista principale dalla strada che sale Sì, dall'albergo, sì, quella è rimasta. La sì. cartolina col prato sotto, Beh, quella per è forza, rimasta. perché cosa vuoi? Il terreno arriva fino giù, è nostro, per cui. Cioè lui, diciamo che ha fatto fare una casa molto all'avanguardia in quel periodo. Perché se tu guardi ad esempio questa taverna è attuale al giorno d'oggi ancora, molto moderna, insomma, attualissima. La taverna era praticamente un luogo dove si facevano le cene. Lui si invitava i clienti dell'albergo, gli amici, invitava le persone di un certo livello, insomma li invitava qui e qui si cucinava per dirti, sai che era un cacciatore mio padre, Sì. no? Per cui qui si facevano le cene di capriolo, di camoscio. E poi dopo la taverna era piena di trofei, c'era anche un gallo cedrone, mi ricordo qua sopra. Una volta è venuto il re del Belgio con la moglie Liane Delettil e li hanno portati qui, gli hanno fatti vedere i trofei, hai capito? E sono rimasti entusiasti, insomma. Soprattutto in questo ambiente si vede praticamente la grande conoscenza che Gellner ha della costruzione
antica di montagna. Se tu guardi tutti i particolari, guarda ad esempio, non so, i ferri delle porte, per dirti, sono tratti dai vecchi ferri delle porte medievali, che lui logicamente li vede in chiave moderna. Una cosa, un camino così, sfiderei chiunque a rifarlo, capisci? Che poi era il camino che funzionava per tutta la casa, Sì, perché poi sì. c'è questa Beh, famosa la cosa abbastanza curiosa perché Gabriele Gellner poi dopo ha fatto anche dei grossissimi errori, hai capito? Cioè allora lui progetta questa casa e lui pensa di poter riscaldare la casa con una canna fumaria centrale. C'era una canna fumaria centrale dove salivano poi le scale ai piani superiori, no? E poi dopo aveva messo una stufa molto grande nel soggiorno e 2 stufe nelle camere da letto. E lui pensava che fosse sufficiente. E mi raccontava mia madre, cioè, praticamente io ero appena nato, che praticamente il primo anno hanno passato tutto l'inverno col cappotto in casa. Tutto l'inverno col cappotto. E infatti poi dopo hanno dovuto subito far fare l'impianto di riscaldamento, capisci? Dice che a un certo punto dice, non ci rendevamo conto come lui avesse pensato di poter riscaldare la casa in quel modo lì. I muri erano fatti molto bene, ma sai, non c'era vetrocamera e con le finestre tutte grandi, perché erano tutte grandi le finestre. Ma lui mi ha raccontato che appunto sì, la sì, taverna sì. era stata fatta in modo con l'uscita indipendente Dico, per poter ospitare ospiti particolari dell'albergo che sì, voleva lui avere in casa, come dire, un privilegio di portare l'ospite in casa, cose di però rappresentanza. non in casa, Sì. cioè sotto Come il tetto, come cose di rappresentanza. sotto il tetto ma non Sì, in casa, sì. con l'ingresso Sì, indipendente, autonomo e il vialetto che arrivava direttamente all'albergo. Naturale. Sì, era proprio così, era. Un po' come è nel film La Pantera Rosa. Sì, esatto. Hello, my darling. My angel. Dopo che hanno girato al Pantera Rosa, mi ricordo alcuni mesi dopo, io andai in Inghilterra, no? A trovare un amico mio, il quale mi disse, dai che dobbiamo vedere, c'è in televisione un bellissimo film che si chiama The Pink Panther. Ma dico, guarda, dico che lo conosco molto bene. Dico, io vengo via da Cortina non per venire a Londra e vedere di nuovo la mia casa, hai capito? Perché nel film tu vedi a un certo punto una slitta con i 2 personaggi, hai capito? Sì, che parte dall'albergo e che fa tutta questa salita e arriva in casa, no? E quindi viene in continuazione ripresa alla casa, capisci? Prima passa davanti all'albergo e si vede tutta la nuova vetrata fatta da Gellner, con le finestre tipiche di Gellner. Esatto, e poi la scena successiva c'è la slitta che passa qua dietro e arriva qui davanti alla casa. E poi tutti gli interni, appunto, si diceva fatti E in poi studio. gli interni li avevano fatti a Roma in studio, chiaramente, no? Avevano preso vari elementi della casa, avevano preso ad esempio la stufa nella zona pranzo, non so se tu ti ricordi, no? Sì. Le piastrelle e la cosa della stufa della zona pranzo avevano messo in un punto. Il camino, che era praticamente questo qui, l'avevano messo in un altro e poi avevano messo una scala che saliva dall'altra parte ancora, capisci? E poi mi ricordo che avevano preso tutti i mobili antichi da antiquari di Roma, hai capito? Un po' mobili, diciamo, di montagna, e li avevano sistemati un po' nella casa, no? Qualche aneddoto sul periodo in cui hanno girato il film, gli attori, Peter Seller. Sì, ma guarda, io purtroppo quel periodo lì non c'era mia sorella maggiore, Margherita, che viveva un po' tutto quel momento, no? Tant'è vero che era sempre con loro e li invitava quasi tutte le sere qui in taverna a cena, hai capito? Ed era abbastanza divertente perché c'era David Niven che arrivava con un paio di scarpe alle mani, poi si metteva sempre delle scarpe di raso, bellissime, capisci, per entrare qui in taverna, no? E niente, raccontavano che avevano preso, cioè giravano questo film come se fosse un po' una vacanza.
giravano quando gli faceva comodo. Non con i tempi del non cinema, con assolutamente. Cioè mi pare che il regista fosse Blake Edwards, il quale aveva una Rolls Royce che alla fine dell'inverno era tutta maccata da tutte le parti, andava a sbattere a destra e a sinistra con la neve, non fregava niente. La cosa abbastanza interessante che mi raccontavano è che tutte le scene del balcone, sai che David Niven si butta giù dal balcone, sì. Capito? Le ha fatte lui, personalmente, non la controfigura, le ha fatte proprio lui. Invece gli interni delle camere d'albergo, anche quelli sono rifatti. Sono tutti rifatti anche quelli, sì. Tutti rifatti, cosa. Sì, perché gli interni hanno delle necessità sceniche che difficilmente si riesce a ambientare un film. Any news from the police about your dear little dog? They expect I'll receive a ransom note. I want you to know that I am deeply grateful for what you tried to do. Ma'am, it was nothing. Thank you. Please sit down. Aren't you drinking? I don't drink. Whatever. I'm quite content with reality. I have no need for escape. Mia madre è morta nel 2000 e dopo il 2000 ci siamo ritrovati la casa, io e mia sorella, e abbiamo deciso di dividerla in 2 appartamenti, insomma, no? È troppo grande, è enorme, no? È una casa impossibile da gestire, sono 500 metri quadri di casa, no? Se uno, oggi come oggi, dicesse, se dovesse arrivare domani uno dice io sono amante di Genner, cioè voglio comprare la casa, io gliela vendo subito, hai capito? E gli dico esattamente quello che vuol fare, cioè le scale le può recuperare tutte, tira via delle boserie che ho messo sopra e sotto salta fuori tutto l'arredamento originale di Genner, perché io non ho toccato niente, hai capito? Per modo di dire. Infatti quando io ho fatto questo tipo di intervento, Ennio Brion, a un certo momento ho detto Rinaldo, ma tu hai fatto un delitto. Ennio, dico, capisco molto bene che questa era una casa importante, ma dico tu prova a vivere tutto l'anno in una casa come era quella di Genner, con le condizioni che sono cambiate. Era una casa che era stata costruita per altri tempi, per altri modi di vivere, per altre cose. Sai, cose che al giorno d'oggi ormai nessuno più, sì, eccetto chiaramente i grandi ricchi possono permettersi, insomma, no? Una casa che prevedeva servitù personale. Cosa vuoi? Cioè, se tu consideri che noi a un certo punto avevamo l'albergo 2 passi, per cui quando l'albergo era aperto tutto il mangiare arrivava dall'albergo, cioè certo. Dalla cucina dall'albergo, no? Nonostante questo avevamo 2 persone di servizio qui. Hai capito? Una bambinaia per noi che eravamo piccoli, quindi figurati. Ci sono stati momenti belli di Cortina. Meglio stasera, baby, go, 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 or as we native say, fa subito. If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight, while the mandolins are playing.